Ciao, this is True Stories Italy News. We report on international true stories, and this is a new episode. You are my shelter from you keep me safe. Taglia. No, mi mettevi una pace, ti giuro, bella. Poi facciamo anche... No, perché parlo in inglese, allora mi devo proprio fare il click. Akashic Records e i registri akashici, giusto? Oggi siamo con Laura Torresin che ci parlerà degli Akashic Records. Akasha è una dimensione sacra, è un termine in sanscrito ed è l'ingrediente invisibile appunto di questi registri, rappresenta l'etere, diciamo, te lo dico in una maniera molto sintetica. L'etere, quindi è da tipo l'800, fa conto una cosa del genere, che si è iniziato a chiamarli così, ma in realtà cosa sono questi registri akashici? È il contatto che abbiamo con il divino, che prende tantissime forme e quindi il connettersi con i registri akashici ci dà la possibilità di leggere, diciamo così, la storia della nostra anima, di apprendere, di ricevere essenzialmente informazioni da piani di coscienza superiori. Noi chiaramente andiamo tante volte, viviamo, già vivendo è la nostra, è quello che dobbiamo fare, si apprende a vivere vivendo poi alla fine, no? Solo che cosa succede poi alle volte? Succede nelle difficoltà che affrontiamo nel nostro percorso di vita che dici, e adesso dove vado? Da che parte vado? Ti senti sommerso dalle emozioni, ci sono emozioni fortissime alle volte, no? Che quasi ci devastano o comunque che facciamo fatica a incanalare, a gestire. E ci servirebbe uno sguardo, come sai, quando ti metti dalla cima di una montagna e guardi sotto, dici, ah, ok, vediamo, ok, lì c'è la città, davanti c'è il bosco, di là c'è il mare, e tu procedi, no? Sei tu che devi fare la strada, che ti devi mettere in cammino, ma hai una visione. Quindi questi registri akashici sono essenzialmente un aiuto, una guida, una mappa per andare nella direzione che ci fa stare meglio, ma meglio non per capricci o cose, insomma, di fissazioni, ma meglio per quello che tu senti nel tuo cuore che è più sano di te. Magari lo scopri man mano, no? Per vivere una vita più felice, perché quando impari a leggere i registri akashici, cioè tutti i tuoi problemi finiscono, cioè che non hai più il pensiero che so, come pago l'affitto, come posso andare più d'accordo con quella persona, ok, no, che sarebbe un'illusione e il percorso con i registri akashici va nella direzione opposta a perpetuare l'illusione, al vivere nell'illusione. E quindi però tu capisci che c'è un senso, che quello che tu vivi ha un senso e lo capisci sempre di più. Ci arriva attraverso appunto questo rapporto con i registri akashici, cioè ci arrivano le informazioni che siamo in grado di accogliere, di vedere ora, in questo momento, perché io fra 10 anni, a parte 10 anni che comunque il tempo divino è un altro, però in futuro, in altri tempi, avrò capito, sarò maturata, che ne so, avrò maturato delle altre consapevolezze e quindi sarò pronta ad accogliere altro. Ecco questo, quindi essenzialmente cosa sono i registri akashici? Una guida, una mappa che ci aiuta. Dici, ma chi è che manda queste informazioni? Chi ce le manda? Ecco, innanzitutto c'è una parte più evoluta dentro di noi, no? Quindi questo sé superiore che si sente molto nominare, la nostra essenza divina, la nostra scintilla divina, quella parte del nostro spirito che conosce, insomma, più cose della nostra personalità, magari. L'importante è farle combaciare, sarebbe... Nelle costellazioni familiari parlano di un campo tutto sapiente, si può dire, the knowing field. È un po' simile o faccio Secondo sì. confusione? No, attingi informazioni da questo campo informato sicuramente, perché anche quando appunto leggo i registri akashici, questa lettura consiste nel canalizzare informazioni. Io canalizzo tramite scrittura, prima dico una preghiera sacra di protezione, chiedo il permesso alle guide, agli esseri di luce, al mio sé superiore di poter ricevere informazioni e mi metto in ascolto. Non posso pretendere
di sentirmi dire quello che voglio io. Certo. Cioè, bisogna essere rilassati e in ascolto e accogliere quello che ci arriva per il nostro bene supremo, non per, insomma, non è che gli esseri di luce, le guide, i maestri, tutte, sono qua per accontentarci in quello che ci vogliamo sentir dire, in quello che è più utile. Alle volte ci piace, alle volte no. Comunque non c'è giudizio in questa comunicazione, sicché tu avverti dallo spazio del cuore, in questo eterno presente che ti arriva, quello che senti commozione, ti si sciolgono le tensioni, poi comunque ti viene rivelata la verità, cioè vedi le cose per quelle che sono, senza fronzoli, senza... Quindi alle volte piace, non piace, però quella è la via e comunque provi comunque sollievo, sollievo perché è più faticoso tenere in piedi impalcature, sai, fare castelli in aria, cioè poi hai paura che tutto crolli perché dentro di te non puoi, cioè, mentire a te stesso, cioè dentro c'è come anche, per quanto puoi nascondere in una cantina interiore delle cose, prima o poi, cioè tu avverti un disagio così. Quindi ricevi informazioni da questo campo informato, sì, da questa Akasha, questa dimensione sacra. Che in fondo tutti abbiamo, quindi io mi metto un po' Certo, nei panni anche di qualcuno che magari non ha sentito mai parlare o l'ha sentito dire ma non sa esattamente che cos'è, quindi anche se ci crediamo o meno, abbiamo questo, diciamo, campo informato come, o quella nostra parte del campo informato. sì. No, beh, ci sono adesso, a parte magari le persone che non credono ci sia un'altra dimensione, che ci sia qualcosa oltre, cioè dopo la morte, diciamo così, no? Pensano a una vita più materiale, no? Che siamo solo un corpo e pace, morta lì, quando finisce, finisce. Sì, Io no, chiaramente non starei facendo queste cose, non, è fin da quando ero piccola, una bambina, che ho sempre, insomma, avvertito, ho avuto una connessione con un desiderio di scoprire il perché siamo qui, perché, cioè, ma a parte le domande mentali, ho avvertito, ho vissuto delle esperienze grazie alle quali non posso assolutamente dubitare che ci sia qualcos'altro oltre alla nostra vita in terra, oltre a quello che noi vediamo con i sensi fisici. E se i registri akashici fossero un luogo fisico, come possiamo immaginarceli? tutti abbiamo mm, questa libreria. Io me la immagino così. È spesso usata come immagine, infatti, questa infinita, immensa libreria piena di volumi. Che cosa contiene ogni volume? La storia dell'anima di una persona, ma in realtà non solo delle persone, ma di ogni essere esistente, no? Perché spesso mi capita anche che mi facciano letture sugli animali che hanno le persone. Dai, Sì, sì, su ogni... Poi ci sono anche i registri akashici, ci sono quelli che leggo relativi all'anima di ognuno, no? Della persona appunto richiedente la lettura, ma anche ci sono i registri akashici cosmici e lì puoi affrontare temi che vanno al di là della storia personale, cioè animica di una singola anima, sui grandi temi della vita, l'energia di un posto proprio fisico, cioè ci sono, ti puoi sbizzarrire, no? Quindi ha voglia, è una libreria appunto infinita, immensa, perché tu pensa, no? Il tuo registro akashico cos'è? È il libro, stai continuando a scrivere a ogni istante, anche adesso, no? Attraverso l'attività della tua mente, attraverso le esperienze del tuo corpo, esperienze che fai da sola, esperienze condivise. Quindi è un continuo scrivere a livello energetico, relazionarsi con i registri akashici, dicono no? Ed è così, ti dà la possibilità di andare a lavorare sul tuo passato perché puoi porre anche delle domande interessanti per quanto riguarda appunto sia degli schemi che ti porti appresso che dal passato che continui a ripetere, e qui dico sia da altre vite che anche da questa, magari sai quando eri bambina hai messo in atto degli schemi, delle cose, magari non ti ricordi quando. Quindi è importante chiedere, insomma, se ci sono delle cose, rendersi conto
di schemi, di blocchi che si hanno per riuscire ad irradiare, a sciogliere questi blocchi e a irradiare pienamente la luce della nostra anima e vivere una vita più appagante. Alla fine, se devo fare un succo di tutto, questo è poi alla fine. Qual è la domanda la più ricorrente? Qual è lo scopo della mia vita? Qual è lo scopo La della domanda di 1 milione. Sì, qual è lo scopo della mia vita? Che poi, sai, tante volte, no? Uno pensa, "Ah, devo fare chissà che cosa, no? Si pensa che deve essere supereroe, supereroina, o fare chissà che... Invece alle volte magari ci siamo incarnati semplicemente per, semplicemente arrivaci a risolvere una cosa, ad apprendere una cosa del genere, per apprendere la gratitudine, l'amore per te stesso, l'armonia, il perdono e quindi capirai quante esperienze ti arrivano, no? Per arrivare a comprendere, a sanare magari tante cose, ad accogliere nella tua vita quella capacità in cui magari uno è più avanti su una cosa, in un'altra magari, che ne so, pecca spesso di orgoglio, quindi imparare a perdonare. Perdonare lo fa vivere meglio, o la fa vivere o lo fa vivere meglio. E Sì, quindi le esperienze che abbiamo è come, sono quei, non ti dico giochi di ruolo, ma quasi, pare no? Che le nostre anime prima di incarnarsi si mettano d'accordo, magari sicuramente noi due ci saremmo già incontrate, capito? E ci dicono, ok, e mi immagino una scena anche allegra, poi io lavoro, magari mi diverto anche a immaginare tipo a fumetto le situazioni. Immagino noi due che siamo lì in pace, così diciamo, vabbè, dai, andiamo adesso e ci mettiamo d'accordo. Tu questa volta fai la mia insegnante, io sono la tua discepola e creiamo, no? Viviamo in modo entrambe da apprendere l'una dall'altra e così con i nostri genitori e così con le altre relazioni. Ho visto anche in più letture che è come se ci fossero famiglie d'anima e quindi si incarnano queste anime insieme, ogni volta magari con ruoli diversi e tutto per apprendere. Magari una volta ami follemente quella persona, la volta dopo magari non la sopporti o viceversa. Cioè, per quello c'è tanto, tanto di più di quello che noi viviamo ogni giorno, no? Che poi, secondo me, non è neanche da diventare troppo fanatici. Io sento anche tante persone che parlano con frasi fatte, sempre, cioè come libri stampati, ma alla fine più semplici siamo e meglio è anche, no? certo. Vivere, gustarsi quello che facciamo ogni momento, avere, cioè non è che bisogna essere per forza là tutti i giorni a fare chissà quanti, penso io, questa è Laura che parla, no? Ogni giorno che sei una persona valida solo se fai ore e ore di meditazioni, se mangi solo determinate cose, se per carità poi più tu, cioè tu sposi quello che è importante per te, quello che va bene per la tua realizzazione, per la tua comprensione, no? Quindi il non giudizio è fondamentale, cioè non è che uno si deve sentire poi meglio di un altro solo perché fa determinate cose. Poi soprattutto quando lavori anche a servizio per gli altri in vari campi, in varie cose, cioè se tu giudichi quelle persone, come fai? Tu vuoi dire la tua verità a quelle persone? No, quando leggo anche i registri akashici agli altri, no? Sempre di più. Non è che io, che tutti mi sono simpatici, cioè quelli che incontro per strada, cioè ci sono delle cose che non sopporto certe volte, no? Però quando leggo i registri akashici, io prego sempre di mettere da parte il mio ego, la mia parte, quella giudicante, e mi affido totalmente ai maestri, alle guide della persona, dell'anima a cui sto facendo la lettura, perché bisogna essere il più possibile puliti, no? Puliti nel senso non giudicanti e neanche peccare di troppa voglia di aiutare, perché è un problema anche quello, perché altrimenti se poi arriva una cosa, un'informazione che io dico, Dio poverino, però mi dispiace, no, perché tu continui a perpetuare l'illusione di quella persona e non è per quello che ha chiesto una lettura. È per comprendere e per poter uscire dal loop karmico che ogni volta magari fa le stesse cose. Sì, 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 e se tu continui a volertela raccontare, è sempre colpa degli altri, è sempre, e tu poverino, non vai avanti in poche parole.
Ai registri akashici si può chiedere tutto? Le domande che puoi fare ai registri akashici non devono riguardare una curiosità così a chissà chi ero nell'altra vita, cioè tipo Napoleone o cose, tutti sperano magari in personaggi È famosi. una regina, Eh sì, una regina. Ah, tanto siamo stati, adesso io dico scherzando così, no? Però può succedere. Tanto siamo stati tutti sia vittime che carnefici, non è che siamo più belli di altri o meno belli di altri, insomma, non c'è giudizio, lo dico sempre perché mi è arrivato un miliardo di volte questo messaggio. Quando fai una lettura dei registri, possiamo chiedere quello che vogliamo, nel senso, basta che non sia solo una curiosità superficiale fine a se stessa, perché è un percorso quello con i registri akashici, no? Quello che ti arriva è mirato a farti toccare una consapevolezza maggiore, a risolvere delle cose nella tua vita, eccetera. Quindi, appurato che debbano essere domande per uno scopo, appunto, qualcosa che veramente parte dal cuore, un bisogno di sapere. Quindi io dico sempre, le domande sulle vite passate sono utili quando sono mirate alla scoperta di qualche schema che si ripete, qualcosa che ci portiamo un dolore, per cui magari o abbiamo qualche paura, qualche cosa che è incomprensibile. Dici perché ho paura dei ragni? Adesso faccio un esempio a caso, non è vero, mi piacciono, però può succedere. E non lo capisci, non lo sai, non lo ricordi soprattutto. Quindi può essere che, per carità, possiamo chiedere, questo problema, questa paura è nata in questa vita o in altre incarnazioni? Perché con quella persona ho determinate sensazioni? Come posso migliorare il mio rapporto? A volte vengono fuori anche relazioni che sono nate in altre vite. Altre volte tu mi avevi chiesto, anche parlando appunto fuori onda, altre incarnazioni, altre vite o anche altri pianeti. È venuto fuori più volte che ci sono persone che non si sentono non si sentono a casa qui, diciamo, in terra, ed è venuto fuori che, e guarda, mi vengono i brividi perché sto ripensando a delle letture che vengono da altri pianeti, ma chiaramente se sono qui è importante adesso stare qui e vivere quello per cui hanno accettato, tra l'altro, no? Ma quante volte non diciamo, guarda, devo atterrare oppure mi sento un'aliena in questa situazione, cioè a volte nelle nostre parole traspare questa cosa, credo. Sì, sì, sono quei modi di dire che portano, ehm, cioè ci riportano a dei bisogni reali che abbiamo, perché altrimenti può diventare anche una via di fuga e siamo qui ma non siamo felici, stiamo male, quindi non stiamo ottenendo, vivendo insomma al massimo di quello che possiamo. Un'altra domanda interessante che si potrebbe fare, perché le domande sul futuro, ad esempio, non si possono fare. Ah no, non lo sapevo questo. Almeno a me hanno insegnato di no, poi non so, magari altre persone lo so che lo fanno, sono diverse scuole magari di pensiero, no? Però, ecco, ricordami che ti racconto poi una storia, che visto che siamo su True Story, Va ho una bene. storia che mi è venuta in mente adesso che posso raccontare poi per fare un esempio ed è azzeccato con questa cosa del futuro. Se vogliamo, se una persona sta particolarmente a cuore un argomento, che so, il lavoro, una relazione, puoi chiedere anche che non è che vai a chiedere il futuro, ma mi è dato sapere quale scelta ha fatto la mia anima in questa vita circa la maternità anche. È una cosa che molto spesso mi succede, che chiedono le persone magari quando non riescono ad avere figli, allora vogliono capire, sai, tante cose. Chiaramente non è per me la lettura dei registri akashici è una radiografia spirituale, non una radiografia fisica che io posso vedere poi, anche se alle volte vengono fuori anche cose, danno informazioni anche su delle Ma cose. quando è ammesso? Esatto, e io non sono la tipa che promette mai guarigioni, cose, no, no, per carità, perché mi viene, cioè, nel senso, io posso dire attraverso la lettura a livello energetico quali sono le cose che magari hanno
creato dei blocchi sotto certi punti di vista, no? Che hanno generato magari degli stati d'animo particolari, perché una parte del corpo magari, cioè vengono fuori delle informazioni preziose, però appunto ognuno poi con la sua coscienza, ognuno con... Per No, ma quanto appunto riguarda... dicevamo prima che fare questo lavoro non è così semplice, non è solo sapere come lo fai, ma devi essere un canale e probabilmente l'informazione, indipendentemente se ti piace o non ti piace la situazione sulla quale stai indagando o la persona, è il tuo cuore che comunque deve collaborare qui. Sei come una sorta di traduttrice, traduttore simultaneo, perché tu stai chiedendo delle informazioni per te stesso quando apri i tuoi registri akashici, oppure per un'altra persona che si affida a te perché tu gli fai da tramite in quel momento, no? Quindi sai come succede nella vita, che tante volte magari la mamma, il papà, fratello, sorella, migliore amica, migliore amico, marito, moglie, così, zio, zia ti dicono no, ma secondo me tu dovresti fare così, cioè loro hanno in mente. Quindi quello che potrebbe essere meglio per te, perché ti amano magari o perché c'è chi si vuole solo impicciarsi, dipende, insomma, però ognuno per la Sì. sua motivazione, la gente ti dà consigli. La cosa bella nei registri akashici è che invece, allora, l'importante è porre la formulazione delle domande è molto importante. Tu già scrivendo le domande che vuoi porre, fai una sorta di pulizia dentro di te, che cosa veramente vuoi sapere. E già nell'atto di scrivere, è molto potente l'atto di scrivere, tu fai una pulizia perché certe cose ti rendi conto, ma no, non è così importante. Oppure ti arriva qualcos'altro che desideri sapere. E poi non c'è giudizio in quello che è usato. Tu chiedi questa informazione a esseri che provengono, che stanno proprio in un altro piano di coscienza, più elevato chiaramente, e ti arriva senza giudizio l'informazione che tu stai chiedendo. Perché poi loro ti danno le informazioni, ma poi sei tu che devi decidere che cosa fare, perché noi ci evolviamo, cresciamo prendendo decisioni. Quindi non c'è qualcun altro per questo anche è meglio non chiedere il futuro, perché ad esempio una volta, faccio sempre questo esempio che è molto semplice, però rende l'idea di due domande che è meglio non fare, quella sul futuro e quelle domande chiuse che prevedono solo un sì o un no come risposta. Quindi avrò mai una casa tutta per me? Chiaramente qua vuoi sapere se tu avrai una casa tutta per te, quindi futuro, e la risposta è sì o no. Allora, non va bene questa domanda perché non ti è utile comunque sapere. Una volta che è sì, quando? Poi cominci a pensare sì, ma quando? Sì, ma... E la domanda che inizia... Oppure non fai più il necessario Esatto. per... Sì, non è utile, veramente. Io trovo che i registri akashici, cioè quello che, un'altra cosa che mi piace molto è che poi l'utilità la vedi nella tua vita quotidiana, perché non è un'esperienza che fine a se stessa, capisci? Cioè, quindi, come si può trasformare una domanda del genere? Quali passi posso fare per avere una casa tutta per me? Così sei tu che ti prendi la responsabilità, che ti muovi per andare in quella direzione. Nessuno ti dice no, tu non avrai mai una casa tutta per te. Ma cosa posso vedere io durante una lettura? Perché dico radiografia spirituale? Perché in quel momento lì è come se io fossi dentro di te o comunque mi arrivano immagini, a volte vedo tipo dei film, veramente, cioè delle immagini che scorrono, oppure sento proprio l'impulso forte a scrivere, mi arrivano sensazioni fisiche, eccetera. E posso vedere che magari tu in realtà non credi di meritare di avere una casa tutta per te. E quindi è come se a livello energetico, nel tuo campo energetico, perché ogni essere vivente in questo, cioè, ha un campo energetico, tu respingi questa possibilità. Lo so che sembra folle, però è così. Cioè, non Inconsciamente, di sì. quelle situazioni che perché tu pensi di non meritarti di avere una casa tutta per te, perché magari, che so, la tua famiglia non ce l'ha mai avuta, dici chi sono io per avere una casa, ti pare troppo esoso, no? Oppure perché tu magari stai cercando casa con una persona, con un partner, una partner, e tu in realtà non ci vuoi andare a vivere con quella persona.
oppure non vuoi vendere la casa dove sei, ammesso insomma che tu ne abbia una per andare a comprarne un'altra da un'altra parte, hai delle resistenze, ti pare di tradire la memoria dei tuoi che ti hanno lasciato in eredità quella casa. Sai, ti sto parlando di tutte cose che mi sono arrivate, ecco, altri possono essere arrivate nell'arco delle storie da tanti anni, insomma, ognuno per i suoi motivi. E poi un'altra cosa bella è che tu comunque, al di là di futuro e di domande chiuse, puoi chiedere tutto quello che vuoi, su qualsiasi tema che riguardi, che so, la sessualità, il lavoro, le relazioni, tutto, tutto, non c'è giusto o sbagliato. Come mi hanno detto miliardi di volte le guide, l'importante è apprendere. L'anima ha bisogno di crescere, no? Di evolvere sempre più. Perciò ogni esperienza è dura da accettare per noi qua, perché comunque il senso del giudizio è continuo. Quello che mi piace quando faccio le letture è che non c'è nessun giudizio, siamo solo noi che ci giudichiamo, perché siamo infinitamente amati proprio nella nostra cioè, perfetta imperfezione, diceva una scrittrice, e mi piace come definizione. Noi siamo così, stiamo imparando, cioè, come fai a dire a un bambino perché, che so, qualcosa gli rimproveri qualcosa che avrebbe dovuto fare un adulto, ma che ne sa il bambino, no? Così, cioè, step by step. Step by step, infatti. Quello che ti sento dire è anche che c'è sempre la difficoltà tra le informazioni che ci sono e che servono e poi la difficoltà che abbiamo di stare, io lo chiamo nella vita reale, cioè quella cosa più tangibile, perché è altrettanto reale, è solo un'informazione non visibile, come tu anche lavori con il teatro dell'invisibile, eccetera. Ma è la differenza lo chiamo io, tra il 3D e il 5, il 6, il 7D, che noi andiamo in quelle altre dimensioni a cercare dell'informazione, però poi alla fine, come hai detto tu prima, bisogna pagare la bolletta, bisogna fare attenzione nel traffico, non rilassarsi se sappiamo che una cosa andrà in porto, comunque fare il necessario per appunto arrivarci. Ed è questa, diciamo, una tensione tra queste due cose in cui ci troviamo, secondo me. Sì, 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 per questo mi avevi accennato anche, mi avevi chiesto, no? Sì, Quale sarebbe una definizione moderna esatto. di Akashici? Allora l'ho voluta chiedere proprio aprendo i registri e senti, guarda, sai cosa mi hanno detto? Mi hanno detto appunto. Raccontaci. Me l'hanno detta come, cioè, a parte tutto, la guida, la mappa e tutto quanto, ma la cosa che mi hanno risposto prima sono stati, devo leggere perché appunto non, mi fanno dei tubi di supporto, proprio gli ammortizzatori, hai presente tipo nei veicoli, nelle macchine, il collegamento tra le masse sospese del veicolo con le masse non sospese. Quindi mi sono immaginata appunto questo mondo appunto tra cielo e terra, no? Perché questi tubi, questi ammortizzatori ci aiutano ad assorbire gli urti e a rendere più confortevole il tragitto. E Bellissimo. sentivo le risate che poi diranno, guarda, questa è matta proprio, però gli esseri di luce hanno un senso, cioè sono spirito. Hai presente? Quindi lo spirito, anche l'allegria, cioè, è importante. Ma sono geniali nelle loro immagini, Mm. con il senso degli humor, a volte Sì. riescono a spiegare molto di più che in 10 capitoli, ecco. Esatto, certo, quindi sono un aiuto questi registri akashici, che non è che poi tu non devi più appunto stare attenta quando sei nel traffico, che altrimenti diventerebbe una via di fuga comunque sia, no? E quindi sì, è interessante questa domanda che fai, perché alla fine quello che ci serve è riuscire a vivere in una maniera più appagante possibile finché siamo qua.
Io vedo che quando attraverso dei periodi in cui magari lavoro troppo, sono troppo stressata, faccio più fatica a fermarmi, a rallentare quel ritmo che non è naturale sicuramente quando devi correre, correre, correre. E cioè, chiaramente devi fare spazio per riuscire ad ascoltare, a metterti in ascolto, devi fare spazio perché se tu sei pieno fin qua, oddio no, devo fare questo, devo fare quello, non respiri, trattieni il respiro. Ma quali, cioè, sì, per carità, i maestri, le guide, gli esseri di luce, insomma, ci possono parlare lo stesso, ci possono mandare un segno, ma bisogna anche cioè, accoglierlo quel segno, perché se siamo con i paraocchi sempre di corsa, ma come facciamo anche a vederlo, no? O magari lo mettiamo nel dimenticatoio. Invece, quando noi ci mettiamo in una posizione in cui ci impegniamo, noi facciamo, ci prendiamo i nostri impegni, facciamo tutto quello che possiamo e poi ci affidiamo, dove non arriviamo ci affidiamo, non siamo noi da soli a fare tutto, no? E questa è una cosa molto importante, mi rendo conto, è molto importante, mentre siamo magari sempre disposti più a dare, poi metterci nella posizione di ricevere, di avere la fiducia di ricevere, non essere orgogliosi e ricevere, cioè lì veramente non possiamo più lamentarci, oddio, devo fare tutto, che fatica di qua e di là. E la respirazione, io consiglio vivamente di respirare in ogni momento il più possibile, perché quello ci salva da tante cose. La respirazione sembra una chiave per accedere ai registri akashici. A un certo punto non mi arriva più l'informazione. Allora apro gli occhi e vedo la persona davanti a me seduta con le braccia conserte che si stringeva, sai, tutta così e tratteneva il respiro, non respirava profondamente. Allora l'ho fatta sdraiare, l'ho fatta respirare un po' col diaframma, ho fatto delle visualizzazioni e ho ricominciato a canalizzare, mi sono di nuovo arrivate le risposte. Quello è stato un esempio molto importante anche per me, perché non mi ero mai resa conto fino a quel momento lì di quanto importante fosse veramente. Blocca addirittura l'informazione non respirare. Poi dopo lo vedi che magari durante la notte tante persone hanno attacchi di panico, così, perché quando ti rilassi poi emergono le cose. Quindi tanto vale, insomma, il più possibile cercare intanto di non sfalsare i nostri ritmi naturali. Quello sarebbe importantissimo e purtroppo in questa vita, nella società in cui viviamo, è molto difficile. Perciò comunque è una cosa che dobbiamo cercare di fare per la nostra salute. Sì, ma infatti far fare una lettura può essere anche quel momento che premiamo pausa e diciamo voglio un attimo fare il punto e capire meglio perché, ecco, non ho avuto tempo per far passare il mio intuito. Perché richiedere un consulto ai registri akashici? Avverto quando c'è una persona che veramente ha voglia di vedere le cose per quello che sono, come stanno, perché davvero è arrivata a un punto tale che non vuole più vivere nell'illusione. In questa direzione muovono i registri akashici. Ci sono altre domande e quindi là lo vedo, lo sento che la persona vuole veramente impegnarsi, è arrivata, vuole vedere la verità che gli arriva in base alle sue scelte, in base a quello che veramente rispetta il suo bene e poi di conseguenza anche un bene supremo, no? Perché non è che siamo staccati dagli altri, ognuno ha la storia della sua anima, ma siamo tutti insieme comunque. Bellissimo, sì. No? Ecco, quindi là è forte, si percepisce, poi infatti mi scendono le lacrime durante le letture perché proprio è qualcosa di commovente vedere una persona che ha il coraggio di prendere in mano. Guarda, c'ho i brividi, sai, mentre Anch'io, sì. prendere in mano, vedere veramente, perché poi io quando dico la preghiera di protezione, anche prima di fare la lettura, invoco anche a Dio. Ognuno ha il suo concetto magari di Dio, però chiedo di mettere uno scudo d'amore e verità intorno sia a me quando faccio per me, quando agli altri. Vedere la verità, verità che, sai,
a volte puoi pensare, ma qual è la verità? Certi dicono la verità non esiste. No, no, esiste la verità, che per ognuno poi possa riguardare cose diverse, ma ci sono delle cose su cui proprio, e che magari non conosciamo qua, magari non le scopriremo in altra forma, no? Altrove, ma intanto ci sono delle cose che... mol- quindi niente, non c'è, io aiuto nella formulazione, poi ci sono anche delle anime che magari sono più giovani, più acerbe, non lo so, e quindi fanno un altro tipo di domanda e va benissimo anche per quelle, ognuno Sì, col suo, se tu parti da un punto, c'è chi parte da un altro, non importa, non c'è, ognuno ha il suo passo, ognuno va nella sua direzione, tanto tutti andiamo dalla stessa parte, quindi prima o dopo ci arriviamo tutti e quindi che senso ha? E quello è importante, avere rispetto, insomma. Ecco, quindi le domande da non fare sono quelle, cioè in realtà ti rendi conto che poi dipende da quello che tu vuoi sapere e essere pronto ad accogliere le risposte. Ecco. sì, certo. Io una volta ho visto il film Sliding Doors e mi ha fatto capire che in effetti quando magari fai una scelta è relativo se è la scelta giusta o meno, perché bene o male poi ti riporta sulla stessa strada se in effetti è quella la tua strada. E mi chiedevo qual è, forse te lo puoi ricordare, qual è stato il momento in cui veramente hai pensato, no, questa cosa è vera, questi Akashic Records sono proprio, sì, difficilmente dimostrabili forse, ma sento che sono veramente vere. Ehm, Perché posso immaginare che tante persone hanno difficoltà ad avere questa fiducia in se stessi, ad accettare che quello che sentono possa essere giusto. Guarda, quello che mi ha attirato nei registri akashici è stata questa mia amica che mi ha fatto, allora, già dalla prima lettura. La prima lettura che mi ha fatto è stata un'esperienza meravigliosa e non perché avessero detto chissà che cose di trascendentali poi, no? Solo che mi trovavo in un periodo in cui dovevo prendere, non ero felice e avevo bisogno di prendere una decisione. E mi sono sentita incoraggiare durante la lettura a seguire quello che sentivo nel mio cuore, al di là del desiderio di accontentare persone a cui volevo bene. Perché io desideravo fare altro, ma sai, mi facevo magari sensi di colpa, mi venivano sensi di colpa, eccetera. Però là è stato chiaro, perché poi usano un linguaggio meraviglioso, un linguaggio che parla chiaro, anche con, cioè tu lo senti che è qualcosa che parla a te, sono cose che toccano, infatti io faccio tante letture diverse, ma non è che dicono sempre le stesse frasi o dicono le stesse cose a tutti, perché dipende quello che è una persona, come quella persona recepisce. E mi chiamano anche dopo anni, certi mi fanno Laura, ma te lo giuro, anche dopo anni, una volta dopo 7 anni, lo sai che ho capito ancora meglio quello che era venuto fuori quella volta, perché abbiamo diversi strati di comprensione, no? E quindi magari all'inizio sai una cosa un po' ancora è C'è ancora indigesta. resistenza forse Fai o... resistenza, brava, è vero, ecco, lei ha detto la parola giustissima, resistenza, magari non è esattamente quello che ti aspettavi, quello che ti piace, però l'accogli e poi col tempo si sviluppa, magari ti accogli di più altre cose. Quindi quella prima lettura per me è stato un incoraggiamento grosso, infatti poi ho avuto il coraggio di fare, di compiere una scelta che grazie a Dio ho fatto perché veramente poi mi ha aperto così. Poi quando ho Sì, cominciato... dà una pace interiore anche sapere queste Sì, cose, perché le scelte che fai ecco. dopo, cioè se sai rispondere a che cosa sei venuta a fare qui, rende tutto più chiaro, anche se ti chiama poi qualcuno, facciamo questo, facciamo quest'altro, Sì. sai già quali sono le tue priorità, più o Ma meno. perché vogliamo comunque sentire, se tu non vuoi vivere nell'illusione, ma vuoi vivere veramente in maniera autentica, cioè è bene che tu sappia quello che vuoi fare, no? Cioè quello che...
E quella è stata per me una mano grossissima, capire che è importante ascoltare quello che ci sentiamo dentro, al di là di quello che c'è fuori, perché lo possiamo sapere solo noi poi alla fine. Gli altri ti possono dar consigli, ma poi sei tu quella che sa dentro di te che cosa vuoi fare. Quindi quella è stata in sentirmi incoraggiata, che ero in diritto, ero degna di ascoltare il mio sentire, no? Che non è che quello che pensano gli altri ha più valore di quello che sento io. Quella per me è stata veramente una rivelazione importante, perché poi avevo scarsa fiducia in me stessa anche all'epoca. È stato un processo lungo e mi rendo conto che quello è il primo passo, imparare ad avere fiducia. E comunque poi proseguendo la storia, quando ho cominciato a leggere i registri akashici, all'inizio, sai, arrivavano delle cose e pensavo, ma non è che me le sto inventando io, perché tu non è che stai parlando come stiamo parlando noi due adesso che vedo un viso, vedo le cose. Sì, vedevo anche delle figure, però voglio dire, dai, può essere anche che uno se la canta e se la suona. Boh, non lo so, perché non è che l'immaginazione mi sia mai mancata onestamente, comunque no, e quindi vabbè. Poi però quando ho ricevuto anche l'iniziazione, mi è stato passato uno strumento per leggere i registri anche agli altri, ho fatto la mia pratica iniziatica dei 30 giorni, eccetera. Sai, poi all'inizio le amiche, gli amici che sanno che fai sta cosa, dai Laura, fammi una lettura di qua e di là. E io avevo il terrore perché ti senti una grossa responsabilità e comunque avevo paura, dico, ma non è che mi condiziona adesso in base a quello che so. Perché poi io, cioè, mi sento anche onesta in queste cose, non voglio avere il dubbio, capito? Quindi, però poi dopo l'amica dell'amica che io non conoscevo e chi abitava dall'altra parte, insomma, del mondo, una cosa un'altra, ho cominciato a fare le letture a persone che non conoscevo. E lì il loro feedback mi ha aiutato a prendere più fiducia, perché là ho sentito proprio che mi sono affidata totalmente, completamente, perché quando tu non sai nulla di una persona e dici o mi butto o non mi butto, o mi affido o non mi affido, e quindi canalizzavo le informazioni che mi arrivavano e poi in base a quello che mi dicevano, incredibile, di qua e di là, perché si rendevano conto che io non sapevo niente della loro vita, capito? È stata un'esperienza bellissima. Poi alle volte magari, ecco, poche volte per fortuna mi è successo che magari soprattutto donne, devo dire la verità, magari mi chiedevano, erano convinte convinte, ci sta, di avere, magari sai, erano innamorate di qualcuno, dice ma è la mia fiamma gemella, perché adesso si parla tantissimo di queste fiamme gemelle, cosa, come... E poi magari non veniva fuori che era una storia, diciamo, cioè, descrivevo l'energia che c'era in questo rapporto, che magari avevano già assolto il motivo per cui si erano incontrati, eccetera, allora lì erano un po' delusi. Però adesso che le vedo dopo tanti anni, che sono felicemente con qualcun altro, cioè ci sta tutto, no? Ci sta il momento del rifiuto che dice no, non è giusto, sono stanco, magari vorrei avere un rapporto soddisfacente, voglio l'amore di qua e di là, e poi tu vedi alla lunga quello che viene fuori. Sì, e poi non vuol dire che non è un'anima importante nella tua vita, solo che deve fare il suo percorso Sì, e magari quel percorso può essere anche un'ora che tu vedi una persona e ti cambia, poi certo. può essere 40 anni e ugualmente, cioè l'intensità a volte non dipende da quello, in effetti. No, Mm. no, infatti, quindi è quello, accettare quello che c'è, quello che c'è ora, perché poi anche per questo non è, insomma, indicato chiedere il futuro, perché una cosa che è valida adesso magari si trasforma poi. Capire una vita passata può migliorare il futuro? Dicono, no, che puoi trasformare attraverso la lettura dei registri akashici passato, presente e futuro. Quindi il passato lo puoi andare a elaborare attraverso domande di scoperta dove nascono determinate dinamiche, blocchi, paure, eccetera, no? Quindi vai a sciogliere poi quella tensione, quel blocco che ti porti dal passato e chiaramente semini altre cose per il futuro. Ti dico che poi alle volte ho avuto anche anticipazioni del futuro,
durante delle letture. Mi sono arrivate delle cose, però io non, cioè, io penso che in quei casi è quando le tue guide ti vogliono far vedere delle cose per incoraggiarti, non perché gliele vai a chiedere, perché magari è già tutto scritto, però noi intanto viaggiamo in base al nostro passo per capire, per renderci davvero conto di una cosa. Perché se tu vedi qualcosa che poi è del futuro, no? E magari non lo sai, come posso dire, maneggiare, cioè, non lo so, ti Sì, ci inquieta. sono secondo me, penso, tanti fattori che possono, tante variabili che comunque, di cui per fortuna abbiamo anche in parte un controllo e un potere decisionale, in effetti. Quindi ehm, molte cose che magari vediamo al futuro sono molto probabili, però c'è sempre una percentuale di possibilità che invece è meno Certo. probabile, ma è sempre possibile. Certo, cioè di solito si vedono più quelle cose magari che sono già mature, già pronte, no? Sì, Che veramente manca poco, ma veramente poco e sono già là. Una volta, ad esempio, avevo fatto una lettura a una persona, mi aveva chiesto in merito a un progetto lavorativo e non mi arrivava niente. Di solito mi arrivano sempre risposte, no? Non mi arrivava niente. Io sono stata sincera, dico, guarda, non mi arriva niente. Poi mi ha contattata, non mi ricordo quanto dopo, mi fa, sai Laura, perché non ti è arrivato niente, perché non se n'è fatto più niente. Pareva una cosa già decisa, già sa tutti d'accordo, poi invece è andata in fumo, e qui, cioè in fumo nel senso non si è più fatta, e per quello che non vedevo niente, no? Cioè, quindi voglio dire, sicuramente c'è già quello che verrà, no? Solo che noi abbiamo il potere di, cioè la possibilità di impegnarci, cioè serve il nostro impegno. Il nostro impegno serve per andare nella direzione per raggiungere una determinata consapevolezza. sì, in inglese lo chiamano co-creation, cioè tu stai Co-creation. creando con... Sì. Sì, noi siamo co-creatori della nostra realtà, sicuramente. Ci racconti una storia vera? A true story? Stavo facendo la pratica dei registri akashici dei miei, no? In questa tradizione che seguo, una volta che hai fatto la cerimonia così, 30 giorni che ti passano lo strumento, no? È stata la trasmissione, insomma, di questo strumento. E in che è una preghiera, essenzialmente, lo dico. E quindi poi però quello che conta è la tua pratica, ti devi mettere tu ogni giorno là così, 30 giorni di fila e porre domande. Allora io ero single all'epoca e mi sentivo pronta perché prima no, non mi andava neanche, non mi interessava di condividere in coppia, sinceramente. Ho cominciato a chiedere, ma universo, io sarei, nel senso, sarei pronta, vorrei condividere con un compagno. Allora ho chiesto, che ho disobbedito in qualche maniera, perché ho chiesto, è possibile, però ero anche un po' acerba, inesperta in quel. Mi è dato vedere la faccia, il viso del mio compagno, di quello che sarà il mio compagno. Quindi in effetti adesso mentre te lo racconto penso, io ero già convinta dentro di trovarlo, se no non avrei neanche detto, no? Quindi che dicono, no, tu per attirare una cosa, per avere una cosa nella tua vita, pensa come se già fosse, o come se fosse già esaudita, no? Non lo so, vabbè, a parte questa. E allora mi appare questo viso, no? Vedo quest'uomo con gli occhi nocciola, capelli castani e una giacca verde, viso serio, insomma così. Ok, da quel momento là in poi, ogni volta che vedevo un uomo con quei colori e con sta giacca verde, è lui, è lui, è lui. E proiettavo questa cosa su tutti finché alla fine ero stremata, non ne potevo più, te lo giuro, ho detto mai più che andrò a chiedere qualcosa sul futuro e non l'ho mai più fatto, sono passati 12 anni da quella volta, mai più. Dopo però sono andata a vedere le date di quando ho conosciuto il mio compagno che la prima sera che siamo usciti insieme aveva sta giacca verde, però anche lì colori, occhi castani e capelli castani all'epoca, però ero talmente nauseata da tutto quel periodo di aspettativa che ho avuto un tremore, però l'ho voluto mettere da parte perché insomma all'inizio ti frequenti, non sai poi come procede. Vabbè, siamo insieme da tanti anni, comunque si è rivelata vera. Fantastico.
E Quindi poi ad un tratto vedi tutte giacche verdi dappertutto, no? un incubo, guarda, no, non lo consiglio a nessuno perché sembra bello, ah, ma dopo l'hai visto, però no, no, perché rischi di prendere fischi per fiaschi. Cioè veramente dopo proietti cose che non sono reali, quindi non ha, no, una cosa alla volta, che già ne abbiamo abbastanza ogni giorno. Un'ultima cosa che ti volevo chiedere, nella storia, qual è stata una delle prime volte in cui hanno parlato di questo concetto dei Akashic Records? C'è qualcosa che abbiamo scritto da qualche parte che ci riporta o qualcuno che abbia inventato questo termine? Sì, sì, allora pare che sia nato con Madame Blavatsky che ha scritto diversi libri sull'argomento, insomma, su questa spiritualità, era una ricercatrice spirituale, quindi Madame Blavatsky, Rudolf Steiner, Ah, ok. Edgar Cayce, sì, sì, ci sono, guarda, se uno volesse andare a leggersi dei libri, è pieno in libreria. Io all'inizio avevo comprato anche il libro di quella che è stata anche la mia maestra Cristina Vignato, quindi in cui parla, ma materiale ce n'è. Fa conto che hanno cominciato a parlare di Akasha, pare verso metà dell'Ottocento, quindi questo termine registri akashici è... Chiaramente i registri akashici iniziano da sempre, perché sempre l'essere umano, no? Si è messo a osservare le stelle, la vita, insomma, varie cose, ha cercato una connessione col divino. Nella metà dell'Ottocento ci sono stati questi ricercatori spirituali che hanno ispirato parecchi, cioè puoi attingere a quello che loro hanno scritto sicuramente, utilizzando questo spazio, questi registri akashici e senti per la prima volta, insomma, parlare in questi termini, di questi spazi. Ad esempio, questo Edgar Cayce, lo chiamavano il profeta dormiente, che lui si sdraiava, guariva un sacco di persone, trovava le malattie, riceveva, canalizzava quello che queste persone avevano. Lavorava tantissimo, era stanco. Poi sì, ce n'è di roba da leggere. Pensa che io per tanti anni non avevo non volevo leggere niente perché non volevo condizionarmi, volevo durante le letture dare risposte pulite, nel senso, cioè solo quello che mi arrivava. Poi quando ho sentito, perché avevo paura di farmi influenzare e di magari utilizzare frasi già dette, già standard, non so come dirti, è una cosa che non mi piace questo, dopo, non volevo questo dubbio. Poi quando comunque dopo tanti anni di pratica ho detto vabbè dai, adesso me la sento e allora ho letto, ho attinto, insomma, ed è stato bello leggere parole scritte da altri, da autori che parlavano delle cose che avevo vissuto attraverso l'esperienza diretta. Sì, ce ne sono libri, guarda, questo di Cristina, poi questo Edgar Cayce, Ok. Anche questo tu dai dei Buddha corsi Ho. comunque su... Eh, Ho capito bene che anche tu comunque insegni volendo. Sì, 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 O... sì, ho cominciato anch'io a condurre dei corsi perché poi persone a cui facevo le letture mi hanno detto Laura, ma a me piacerebbe imparare a leggere i registri, mi piacerebbe che mi insegnassi tu perché avevano, insomma, cioè, si era creato un rapporto di fiducia nell'arco degli anni perché non è che uno fa letture tutti i giorni, chiaramente, no? Deve passare anche un po' di tempo, a meno che non formuli domande completamente diverse, però ci vuole il tempo della manifestazione. Non è una cosa che ogni giorno, insomma, ti metti lì a chiedere con curiosità, non è una divinazione, una cosa, ci vuole tempo poi. E quindi sì, ho condotto dei corsi in cui ho trasmesso le stesse cose che ho appreso io e sono state esperienze molto belle. Ti ringrazio moltissimo, è stato veramente molto interessante. Io spero Grazie. che persone possano essere ispirate da quello che ci hai raccontato. Troveranno ovviamente modo per contattarti se ne vogliono sapere di più. E non so se vuoi condividere anche tu qualcos'altro, qualcosa che ci vuoi ancora dire, o Credo qualcosa che che per tenevi a la raccontare. Guarda, mi sembra che abbiamo trattato Sì. diversi punti. Alla fine,
mi rendo sempre più conto che è bene essere radicati a terra, veramente come degli alberi, no? Belle radici, ben radicate e rami che si estendono verso l'alto, essere forti. Quindi magari in passato, tanti anni fa, magari ero molto, cioè, più attirata dall'etere che non. Adesso cerco proprio dico, sono qui, voglio comunque radicarmi bene, mi piace la semplicità. Poi è utile quello, ecco, quello che viene fuori dai registri akashici nelle letture deve essere utile chiaramente anche nella vita di tutti i giorni, no? Quindi ci aiuta a prendere più fiducia in noi stessi, nel valore che abbiamo. Infatti alle volte, guarda, non ci rendiamo conto di quanto siamo belli e belle, di come siamo veramente, abbiamo un grande potere, quindi riuscire a scoprirlo quello è importantissimo, avere fiducia in quelli che siamo, in quello che possiamo fare. Non siamo mai da soli, ecco, questa è un'altra rivelazione dei registri. Wow. Non siamo soli, non siamo soli, anche a volte mi chiedono, ma io ho delle guide, una guida, e sento risate, ma non risate di presa in giro, risate come cristalline, belle, c'è una schiera. È quello. Poi Un'arma, un esercito, come si ma dice. veramente, veramente composto da esseri che magari non si sono mai incarnati, che sono proprio dei maestri ascesi, altre sono anime delle nostre persone care defunte che ci proteggono, che insomma, altri esseri di luce che proprio vedi che sì, ma c'è un sacco di, insomma, siamo ben in bella compagnia. Sì, E basta solo chiedere. basta solo chiedere, ma io mi sono resa conto che io per prima sono una che fa molta fatica a chiedere, Io molta. ho imparato dai miei figli, non so se lo posso dire, ma dai miei figli chiedere anche per il parcheggio e funziona ogni volta. Brava, è vero, e certo, siamo Ma lo qua. faccio non prendere in giro, No, anzi, no, è più per no. avere ogni volta la conferma. No, no, ma è vero. E infatti poi mi sono anche vergognata perché una volta dovevo prendere una decisione, cioè proprio ho fatto la domanda, nella risposta mi hanno detto anche il giorno entro cui sarebbe stato meglio fare, cioè più di così, guarda, perché non è che succede spesso, anche il giorno entro il quale avrei dovuto fare una cosa per evitarmi un sacco di scocciature, di cose. Una domanda che ho fatto io, tu credi che io abbia fatto subito poi quello là? No. Tu dici perché? Cioè, sempre magari la paura poi dell'azione, delle cose. Non sai, poi i pianti, scusate, scusate, vi prometto, non lo faccio più come se a loro, vi prometto che a me lo devo dire, no? Cioè, tanto loro hanno una pazienza, nel senso, però voglio dire, alle volte anche con tutto che sappiamo perfettamente dove andare, cosa fare, è lì che avviene la crescita, decidere e fare, perché uno può avere tutte le belle intenzioni, ma se non fa è l'azione che cambia, che ci sposta, no? Prendere Una forma responsabilità. di volersi anche del bene senza fare Sì, la cosa giusta per se stessi, che non è sempre sì, ecco, hai facile. detto la cosa giusta per se stessi. Un altro tema è questo, non c'è giusto o sbagliato, nel senso, comunque quello che ti fa stare più sereno, anche se ti serve, cioè che ti fa sentire più integro, no? Anche se ci vuole un gran coraggio, cioè il mettersi in discussione, è lì che si cresce, lì. Loro non si permetteranno, non si permettono di dire, se ti faccio una lettura, no? Non ti diranno e tu devi prendere una decisione, cioè sei chiamata a prendere, non ti dicono Lisa, devi fare questo, vai di là, fai questo. No, loro ti danno le informazioni, poi sei tu che valuti e scegli e fai. Poi certe guarigioni, nel senso certe guarigioni perché magari tu fai una domanda e loro ti danno una risposta. E può avvenire uno scioglimento immediato, una guarigione immediata di qualcosa che ti turbava, solo prendendo consapevolezza di quella cosa perché ti risuona la risposta. Mentre ci sono altre cose, su cui noi dobbiamo proprio darci da fare, cambiare abitudini, insomma, è un percorso, non è che uno magari ci riesce dalla sera alla mattina, però meglio andare, insomma, ecco, sta a noi. Vero, vero. Questo. Grazie.
Grazie a te, tante, è stato bello davvero. sia rivederti E sia parlare con te di questo. anche per me è stato veramente molto molto interessante, molto bello e ho avuto vari momenti dei brividi positivi di ah sì, è così, e che proprio ti entra proprio nell'anima. Grazie. Grazie a te, ciao. You are my shelter from the storm. You keep me This was another safe episode of True Stories Italy. inside your Please like wings. and subscribe for more. You are my